Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi facciamo un primo piatto che è veramente qualcosa di meraviglioso. Questo è il periodo in cui ci sono i primi porcini e questo meraviglioso profumo di porcini fa venire tanta voglia, però non tutti hanno la possibilità di trovare i porcini freschi e allora questa è una ricetta fantastica che si può realizzare con i porcini secchi. Facciamo lo spaghettino alla crema di porcini secchi. Qualcosa di incredibile. Fra l'altro questa stessa crema, questa salsa che si prepara, oltre a essere ottima per condire degli spaghetti, è fantastica anche per poter accompagnare della carne fatta alla alla griglia, alla brace, oppure anche del pesce cotto al sale. Quindi voi lo fate, preparate, poi a fianco, prac, gli mettete questa, uno prende e faccia libidine. O se no, proprio se volete farvi qualche cosa, polenta, gli mettete la polenta, ecco, ci siamo capiti. Agli pronti? Allora facciamo così, vediamo la lista degli ingredienti e cominciamo la preparazione. Partiamo dai porcini secchi, 40, 50, 60 grammi, insomma, abbondare è sempre meglio che difficile. Poi è meglio che ne fate un po' di più, che poi vi rimane, che anche da mettere su un pochino di pane, questa cosa è da è spettacolare. Allora, poi abbiamo dei pomodorini, anche qui al gusto, servono per bilanciare un po' la nota acidula importante. Sì, si può fare anche con i porcini freschi, però è un'altra ricetta. Appena avrò sotto mano dei porcini freschi la facciamo. Uno spicchio d'aglio, del prezzemolo e poi una cipolla piccolina. Burro, anche lì in base alla proporzione. Dopo vi faccio vedere quanto metterlo, come metterlo. Ci vuole il burro perché serve per dare quel tocco veramente top. Sale, pepe, poi olio extravergine di oliva. Ragazzi, questo è quello del mio amico Giuseppe, ma che cosa ve lo dico a fare? Già sai, accattatoville. E poi dei bei spaghetti, ma vanno bene anche delle penne, va bene della pasta conta, vanno bene anche i paccheri. Se fate una cosa meravigliosa, bella cremosa, prendete dei paccheri e poi li condite con questa salsina, non so se avete capito, ecco, già ve lo spiego. Comunque poi appena torno in Italia con i porcini freschi assolutamente replichiamo un'altra di queste, perché sono ricette da urlo. Bene, allora 3, 2, 1, cominciamo quindi la preparazione. Oh yeah! Mettiamo i funghi all'interno di un contenitore, li copriamo completamente, vedete? Muoviamo un po', li lasciamo in ammollo per circa 15-20 minuti in maniera tale che se loro si vanno a idratare per bene e se ci sono appunto delle piccole impurità, queste vanno a precipitare sul fondo. Intanto prepariamo la cipolla, l'aglio e il prezzemolo. Io vedete utilizzo una cipollotta piccolina, al posto della cipolla potete utilizzare anche dello scalogno. Questa va tritata finemente, anche se poi andremo a frullare il tutto perché dobbiamo fare la crema, però per fargli fare una cottura controllata tritiamo bene il tutto. Prezzemolo, prendiamo solo le foglioline, lo chiudiamo per bene così all'interno di un pugno e poi lo rilasciamo piano piano, vedete, in questa maniera, e lui si triterà velocemente. L'aglio, eliminiamo il culotto, eliminiamo anche il germoglio che c'è all'interno, vedete questo qua. Poi ci sono persone a cui non dà fastidio e lo lasciano, non c'è nessun tipo di problema. Io lo tolgo perché lascia un sapore un po' più concentrato, un po' più forte del bulbo, ok? Perché quello comunque è un germoglio. E l'aglio lo tritiamo finemente. All'interno della padella iniziamo a mettere dell'olio extravergine di oliva, l'aglio e la cipolla tritata e a fuoco basso cominciamo il soffritto. Qui nel soffritto aggiungere anche, proprio vedete, proprio poco di prezzemolo e facciamo andare a fuoco dolce
e lentamente. Intanto i funghi hanno finito la loro fase di ammollo, quindi li scoliamo per bene, li strizziamo e li mettiamo in un piatto, vedete? I funghi li tagliamo così, in modo abbastanza grossolano, non li facciamo né troppo piccoli, non li lasciamo neanche troppo grossi, una roba di questo tipo. Guardate che meraviglia, vedete che la cipolla ha iniziato a prendere la sua classica trasparenza, l'aglio è bello, ha iniziato a dare il suo profumo. A questo punto inseriamo i funghi che abbiamo fatto reidratare. Prepariamo quindi i pomodorini, li tagliamo belli maturi, devono essere belli rosso. Sto utilizzando dei datterini, ma voi potete utilizzare ciliegini, dei pachino, quelli che più vi garbano. Come vedete non ce ne vogliono tantissimi, però un pochino ci vogliono. Li tagliamo così semplicemente a metà e li aggiungiamo immediatamente alla preparazione. Teniamo il fuoco medio in questa fase, il profumo che viene su fa paura. Aggiungiamo un pochino di sale sin da subito. Come vedete ragazzi, questa è una ricetta veloce, facile e spettacolare. Un pochino di pepe macinato grosso, mamma mia che profumo che viene su, pazzesco. Vorrei salutare il mio caro amico Pino, il mio caro amico Alberto, che loro mi aiutano sempre quando sono in Italia a trovare dei funghi porcini e non solo, anche altri tipi di funghi. Prendiamo un bel mestolo dell'acqua dove li abbiamo fatti idratare, teniamo il fuoco bello vivo in questo momento. Ragazzi, incredibile il profumo che sta venendo su, qualcosa di incredibile, davvero davvero davvero, guardate che spettacolo. Allora io qui aggiungo altro di quest'acqua che abbiamo utilizzato per farli idratare, e a questo punto comincio a mettere su anche a scaldare l'acqua per poi cucinare la pasta. Ultimo ingrediente come elegante per chiudere il piatto, un pochino di parmigiano, lo grattugiamo e lo teniamo pronto. La dose è molto personalizzabile e dipende da quanto è cremoso il fondo, quindi prepariamone 40-50 grammi, poi al massimo le mettiamo lo teniamo da parte per un'altra occasione, ok? Siamo arrivati a questo punto di cottura, ho inserito tutta quanta l'acqua, guardate che meraviglia. Allora potete lasciarlo così se volete e poi gli mettete dentro la pasta e va bene così, però con il porcino fresco è un conto, con il porcino fresco invece è meglio prendere il tutto e poi frullarlo per bene. Si può fare o al 50%, quindi una parte la frullate e una parte la lasciate così, oppure si può fare anche, come farò io, il 100%, vedete? Se poi volete fare anche la crema con il porcino fresco, ricordatevi, dopo che l'acqua di vegetazione dei porcini, quella che rilasciano loro, è evaporata, aggiungete un bicchiere d'acqua, 2-3 minuti di cottura in più e poi mettete tutto quanto all'interno di un frullatore. Ora si può fare anche in quest'altra maniera, un 100% però non totalmente cremoso. Che cosa significa? Che facciamo partire il frullatore a intermittenza, facciamo andare un pochino, poi spegniamo, un pochino spegniamo, fino a quando non abbiamo raggiunto la consistenza che noi desideriamo. Guardate, passiamo il tutto, vedete come è più rustico? Mettiamo tutto quanto qui all'interno nuovamente della padella e torniamo sul fuoco. Questo non è che lo eliminiamo, prendiamo un pochino di acqua
di cottura della pasta, gliela mettiamo qua dentro. Quindi non abbiate paura, perché il fungo non teme la cottura, quindi se anche doveste cucinarlo un pochino di più non passa assolutamente nada. Ok, accendiamo per pulirlo per bene e voilà, questo lo recuperiamo e poi glielo versiamo all'interno. Guardate la sua struttura, la sua morbidezza, quindi vedete, non abbiate paura ad aggiungergli un pochino di acqua, perché questa è una meraviglia. Gli potete fare i paccheri, gli potete fare veramente tutto quello che volete come tipo di pasta, delle tagliatelle, delle fettuccine. Una parte la potete lasciare più grossa e una parte la potete frullare per ottenere questa meravigliosa crema. Finiamo la cottura, ok? Teniamo il fuoco basso e lo facciamo borbottare in maniera tale che i profumi continuano a concentrarsi e a svilupparsi. E voilà ragazzuoli, la salsa è pronta. Guardate che meraviglia, guardate che spettacolo, vedete la sua giusta densità. A questo punto spengere il fuoco e aggiungere il burro. Mi raccomando, fuoco spento, mescoliamo bene il tutto, facciamo sciogliere per bene, mettiamo il coperchio e lo facciamo riposare. Anche questa fase di riposo è importante, perché permetterà agli umori, ai sapori e agli aromi di potersi stabilizzare. Intanto possiamo cominciare la cottura della pasta. Dopo la fase di riposo, guardate, questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Io l'ho ottenuto molto liscio, si poteva frullare meno per ottenere un prodotto con diciamo più rustico. Ora assaggiatelo, valutatelo, regolatelo di sale, di tutto quello che volete. Per me è buonissima. Se dal vostro punto di vista il sapore è leggermente troppo importante, c'è un segreto vi faccio vedere. Per me no, però ve lo faccio vedere lo stesso. Si può aggiungere un pochino, poco a poco, di panna, ok? Poi mescolate bene il tutto, vedete, diventa anche leggermente più chiaro. Lo riassaggiate e a questo punto lo troverete più morbido, ok? Questo diciamo si può fare solo con il porcino quello secco, ok, perché è molto concentrato, mentre per quanto riguarda il porcino fresco lasciate perdere, perché il suo sapore, il sapore che riuscite a ottenere è l'espressione massima della libidine. Adesso lo riassaggio. Buonissimo anche con la panna, cioè cazzo me ne frega a me, se ci sta bene ce la metto. Ok, chiudiamo la preparazione, ci siamo, la pasta è praticamente pronta. Qua teniamo la pasta un minutino meno del tempo di cottura indicato in confezione, giusto per chiuderla direttamente all'interno della padella. Portiamo velocemente a temperatura, scaldiamo la pasta, mescoliamo bene il tutto. Guardate che meraviglia ragazzi, ma che cos'è che c'è di meglio di questo piatto di pasta? Lo portiamo giusto a temperatura, questo veramente è incredibile. Al posto di questi spaghetti, vi ripeto, le tagliatelle, le fettuccine, le pappardelle, quello che più volete, i paccheri, ma non avete idea di che cosa viene fuori. Per chiudere, come vi ho detto, mettiamo anche un pochino di parmigiano, già spegniamo il fuoco, saltiamo bene il tutto e adesso vai di prezzemolo fresco. Se volete come spezia si può aggiungere anche un po' qualche fogliolina di timo fresco, che comunque ci sta, che è una bellezza. E voilà, andiamo ad impiattare. Guardate ragazzi la cremositaggine. Prendiamo, facciamo una bella raccolta e voilà,
mettiamo nel centro del piatto, mettiamone ancora un po' perché ci vuole, perché ci manca, perché altrimenti qua ci sentiamo in difficoltà. Poi andiamo un pochino in questa meravigliosa crema di porcini e sbrem, e voilà, les jeux sono fatto, pronti. La mia domanda è: sarà buono o non sarà buono? Voi direte: ma se c'è già tutto sporco, tutto inguacchiato, e poi ho già visto lo short che l'hai preparata, e quindi allora... Ragazzi, è una libidine allo stato puro, proprio industriale, settentrionale, mediterraneo, meridionale, nordico, estico, libidine. Sarà buono o non sarà buono? Già lo sapete. Andiamo a fare la prova dell'assaggio. Allora, intanto vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere. No. Non ci posso credere. I miei libri, ve l'ho detto, La cucina per tutti, l'arte del buon mangiare, tutte le librerie, tutti gli store, se non li trovate prenotateli perché arrivano subito. Ragazzi, questa non è buona, questa è veramente meravigliosa. E ora fatta con i porcini secchi, pensate fatta con quelli freschi, le indicazioni me le ho date.